Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare per la prima volta Dan Vasc, che è un cantante brasiliano, mi avete detto che ha anche origini italiane, che canta metal, ok? Quindi è proprio la mia dimensione preferita, ma qui ha fatto una cover molto interessante di Amazing Grace, che è un canto popolare inglese tradizionale, un inno veramente molto molto famoso. Non so cosa aspettarmi perché non ho mai ascoltato questa performance che trovate sul canale di Dan Vasc. Io adesso ascolterò tutta la sua performance, dopodiché tornerò da capo e cercherò di analizzare alcuni dettagli di tecnica vocale. Prima di iniziare vi chiedo però per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, e andiamo subito ad ascoltare. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. Disgrace that brought me safe thus far, and grace will lead me home.
Ok. Bravo, veramente molto bravo. Bravissimo. Ci sono stati tanti passaggi in questa canzone inaspettati e veramente travolgenti. È stato bravissimo intanto a reinterpretare questo classico, che è stato rifatto in tantissimi modi, e lui l'ha fatto suo. E anche l'arrangiamento, ho visto nella descrizione del video, è fatto da lui. Quindi lui ha riarrangiato tutto questo brano e l'ha riarrangiato anche vocalmente. Veramente molto interessante, tecnicamente bravissimo. Ha fatto veramente tante cose super interessanti che vorrei adesso spiegarvi un pochino più nel dettaglio. Però dal punto di vista emozionale, interpretativo, ma una cosa pazzesca, veramente molto bravo, bravissimo. Proviamo ad ascoltare all'inizio. Allora, all'inizio parte con questo suono totalmente di petto. Sentite un po'. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ok, mi piace molto il fatto che inizi a cappella, quindi senza la base inizia dopo. Questo crea anche un momento molto intimo, efficacissimo dal punto di vista sempre emozionale e interpretativo. Quindi inizia con una riflessione quasi, come se stesse parlando tra sé e sé, ok? E sta cantando con questo suono molto profondo, perché sta su note molto basse, e però morbido, comunque delicato, non va a cercare un suono troppo voluminoso, ok? Quindi si contiene un po' di più, e dopo tutto il resto, come avete sentito, è tutto in crescendo. Andiamo a vedere solo che note ha fatto qui. Sì, sta su un Fa, la nota più bassa è un Fa diesis 2, sempre per la classificazione internazionale scientifica, altrimenti sarebbe un Fa diesis 1 per la classificazione europea. Comunque, quella è una nota molto bassa, è la stessa nota con cui inizia per esempio The Sound of Silence nella versione Disturbed. Tra l'altro, come ha strutturato questa canzone, Dan Vasc assomiglia molto a come è stata strutturata quella cover dei Disturbed, ok? Perché parte molto bassa e profonda, poi sale di ottava, però rimanendo in voce pulita, e poi continua a salire e a crescere l'intensità anche distorcendo la voce, ok? Quindi è una cosa molto simile, quindi secondo me lui si è ispirato moltissimo a quella versione dei Disturbed per arrangiare questo brano. Scelta intelligentissima, perché se ha funzionato così bene per i Disturbed, infatti ha funzionato molto bene anche su questa canzone. Andiamo avanti. Once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bello anche questo vibrato che va a colorare i finali delle frasi e ammorbidisce anche queste note molto basse, molto profonde. Sentite che bel suono pieno che ha. Qui è in M1, totalmente in M1, quindi meccanismo cordale della voce di petto, diciamo così, ok? Quindi è sicuramente in consonanza di petto in questo momento, quindi possiamo dire che sta cantando in voce di petto, assolutamente. Quindi suono bello presente, bello corposo, ricco di basse, le stesse posizioni che utilizzerebbe per parlare, e su questo molto bravo. Andiamo avanti. 'Twas grace that taught my heart to fear. Qui sta sempre di petto, però sta già dando un po' di proiezione in più. Prima era molto più raccolto, adesso sta dando un po' più di punta, lo sta portando più verso la maschera, sta dando proiezione, appunto, come si dice nel canto, e quindi il suono diventa già un po' più voluminoso, un po' più pieno. Questo chiaramente è finalizzato al crescendo della canzone. Qui entrano
anche gli altri strumenti e dà più proiezione col suono. Andiamo avanti. and grace my fears relieve. How precious did the grace appear, the hour I first believed. Through many days. Ok, già qui c'è stato un cambiamento. Ok, se nella prima parte lo potremmo scambiare per un cantante quasi tradizionale, come si può dire, qua inizia un po' a emergere la vena un po' più rock, anche se si intravede un po' nel vibrato, ma comunque come impostazione è ancora abbastanza standard, abbastanza tranquillo, ok? Qui, su questo cambio d'ottava, è salito l'ottava sopra, ha già cambiato posizione però, perché se prima era proprio in consonanza di petto, qui è sempre in M1, ma è in consonanza mista. Ok, si è spostato, ha spostato il focus. Prima era qui. Amazing Grace. Adesso è Amazing Grace. Si è spostato, non si è spostato solo la nota, si è spostata la consonanza, perché se avesse portato quella consonanza di petto verso quella nota così alta non ci sarebbe riuscito o avrebbe creato un suono un po' forzato. Invece lui è molto controllato qui a rimanere comunque morbido, quindi è un M1 sempre, ma è già mix, è già voce mista, è un mix standard, ok? Che viene, rimane corposo, ma è comunque alleggerito in qualche modo, e quindi il suono in questo caso lo percepiamo a questa altezza, perché la consonanza mista sta proprio a metà tra la consonanza di petto e la consonanza di testa, ok? Lega un po' i due registri, il petto e la testa, tiene, diciamo, una posizione intermedia, e qui sta facendo proprio quello. Ascoltiamo. Just taunts and snares I have already come, disgraced and brought me safe thus far, and grace will lead me home. Avete sentito come è stato leggero anche su queste note comunque già medie e alte, sono note già di passaggio, vediamo che note erano. Sì, ha toccato un Fa diesis 4, quindi sono già note di passaggio. Quindi queste note vanno gestite così, se non vogliamo affaticarci, ok? Lui è bravissimo, tecnicamente molto preparato, e anche qua il vibrato bello regolare, musicale, bravissimo, bravissimo, gestione del fiato perfetta. Qui poi tira fuori l'armonica a bocca e ci fa questo piccolo assolo molto bello, anche efficace anche dal punto di vista sempre dell'arrangiamento. Ascoltiamolo. Ok, invidio il suo controllo nel suonare l'armonica a bocca, perché io ci ho provato in tanti modi a imparare a suonarla, ma non ci riesco, sono veramente impedito con questo strumento, però è molto bravo anche in questo. Avete sentito che su questo passaggio, appunto, quando inizia a suonare l'armonica, c'è stato anche un cambio di tonalità, è salita la canzone, credo di un tono, dopo andiamo a controllare, però è salita la tonalità, quindi già prepara il crescendo che ci sarà tra poco. Prima però di continuare vorrei tantissimo ringraziare lo sponsor di questo video, che è SuperProf. Ve ne parlo un attimo, la mia analisi riprenderà tra un minuto. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti
con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Superprof. Ok, adesso andiamo ad ascoltare e analizzare la parte secondo me più interessante di tutto questo crescendo pazzesco. Wow, ok, qui è salito ancora ulteriormente il brano, vediamo che note è andato a fare. Ok, e qua, quindi qua l'acuto è su un C4, ok? E qua ha cambiato di nuovo impostazione, o meglio, è sempre in voce mista. Però è cambiato qualcosa, avete sentito che il suono è diventato più pieno? Cosa è successo? È sempre in consonanza mista? Sembra che sia tornato di petto, vi dà quell'impressione, no? Che il suono sia diventato di nuovo più pieno, più corposo, ok? Però in realtà è un'illusione, non è tornato nel petto, è rimasto in consonanza mista, ma ha aggiunto un particolare, cioè ha aumentato la compressione e soprattutto la compressione falso-cordale, cioè le false corde vanno a aiutare le corde vere, le corde vocali, a rimanere, diciamo, addotte, aumentando il loro tempo di contatto e quindi producendo un suono più pieno che sembra più simile al suo M1 di petto, anche se qui è sempre in voce mista, quindi è sempre comunque con un suono alleggerito, ma il suono che esce è veramente potentissimo. Ok, questo si chiama, o almeno io lo chiamo così, mix estremo, cioè voce mista, ma estremamente tecnico perché ti porta poi a rendere la voce più piena. La voce rimane piena potenzialmente su tutta la propria estensione, ok? Grazie all'azione delle false corde che comprimono in maniera educata, in maniera controllata. È una tecnica che si impara e nel rock e nel metal è fondamentale. Molto spesso si sente anche nel pop, molto spesso si sente nel soul anche, però soprattutto nel rock e nel metal è importantissimo. Infatti sentiamo molto spesso cantanti uomini che cantano in acuto su tonalità praticamente femminili e cantano in voce piena. Come fanno? Fanno questo, esattamente questo. Se volete informazioni trovate qui sotto il link Extreme Mix Voice con tutte le info del caso, ed è il metodo che seguo e che insegno e con cui mi sto formando tuttora. E qui fa esattamente questo, riascoltiamolo, sentite che potenza. Sentito? When we believe. È un suono molto pieno, però come sentite anch'io in realtà, anche se sembra che stia quasi, no, urlando, dà questa impressione, no, di aggressività, in realtà sono rilassatissimo, sono a massa sottile, le mie corde stanno lavorando a massa leggera, comunque con un suono alleggerito. E poi tutto il resto è tutto un gioco di risonanza, di compressione, di proiezione, di vibrato. Il vibrato poi aumenta l'intensità pur scaricando il lavoro delle corde vocali, quindi qua è molto bravo a gestire questo vibrato, sempre un vibrato molto metal quello che sta facendo lui, perfetto per il genere, per lo stile, e in più fa le distorsioni anche sulle note acute. Ascoltiamo.
questo suono è prodotto sempre dall'azione delle false corde, che aumentano ancora di più la loro compressione, generando distorsione sulle corde vere. Quindi è un'altra tecnica che si impara soprattutto su questo genere, sul metal, però si impara senza farsi male, assolutamente. Io non sono un grande esperto di distorsioni, però so che si possono fare, le so fare anch'io, le so, diciamo, ogni tanto ci gioco un po', avevo fatto anche la cover per esempio di Sound of Silence in cui gioco un po' sulle distorsioni, non sono il più grande esperto del mondo sulle distorsioni, sono più specializzato sulla voce pulita, però insomma diciamo che riconosco la bravura di questo cantante nel gestire questa parte distorta, sempre rimanendo però a massa leggera, ok? Ti dà l'impressione anche qua dell'urlo, ma rimanendo a massa sottile. Andiamo avanti. E poi sentite come passa dal distorto al pulito e viceversa, in maniera molto fluida, molto agile, quindi non va mai a strafare, non va mai a sforzarsi. Molto bravo nel controllare questa cosa. Bellissimo, qua ha fatto un'altra nota più acuta perché la tonalità è salita ancora ulteriormente, qua ha toccato un Re 5 sempre con la distorsione, più continua a salire facendo queste distorsioni così acute, più mi ricorda Sebastian Bach, il cantante degli Skid Row. Ha proprio quel tipo di distorsione così emotiva, anche così graffiata e carica con questo vibrato che aumenta ancora di più l'intensità della sua voce, no? Perfetto. Andiamo avanti ad ascoltare. Questo è proprio un acuto alla Skid Row. Vediamo che nota era. Fa 5, ok, bellissimo, distorto. Anche questo sembra pienissimo, proprio perché c'è tutta questa distorsione, questa compressione, poi il vibrato, la risonanza, tutto quanto lo fa risultare estremamente pieno, ok? Però è sempre molto leggero, lo ribadisco, perché se voi provate a cimentarvi su questo tipo di suoni e ci provate urlando, vi spaccate la voce e non ce la fate, non ottenete quel risultato lì, ok? Quindi è molto dannoso e molto pericoloso. Lui lo fa in maniera molto consapevole, si sente che è un cantante allenato per raggiungere quelle note con facilità, ok? Con apparente facilità. In realtà dentro di sé sta facendo tutto un atletismo, il suo corpo sta lavorando tantissimo per ottenere quel tipo di suono, è tutto un gioco anche di pressione dell'aria, di posizioni, ok? È veramente molto bravo. Con l'allenamento si arriva anche a fare queste cose. Andiamo avanti. Was blind, but now I see. Molto emotiva questa parte, bella, bella, e ha fatto tutto con un fiato solo, quando dice sì, oh, e poi tiene la O sullo stesso fiato, tenendola, fa l'acuto e poi ritorna giù, ma rimane sullo stesso fiato, pazzesco, riascoltiamolo, l'ha tenuto anche parecchio. Was blind, but now I see.
Io ho contato 20 secondi, l'ha tenuto 20 secondi quella frase, poi l'acuto, vediamo che nota era l'acuto. Ok, tocca un Do 5, bravo, bravo, e poi conclude con questa nota vibrata. Anche qua sentite un po' di distorsione, che sono sempre le false corde lì pronte in azione per tenere la posizione. Bravo, bravo, veramente molto bravo. Ha delle parti molto intime questa sua versione e delle altre veramente esplosive, una carica pazzesca. Mi è piaciuto veramente tanto, io credo che lo approfondirò ulteriormente. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Dan Vasc e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!